Ciao amici di Fungomagia, un saluto da Macinator. Bene, oggi sono qua per fare un video tutorial molto breve per dare una risposta alle innumerevoli domande che mi ponete privatamente. Tanti mi chiedono: Macinator, come si fa a conservare il tartufo a lungo? Bene, adesso in poche parole vi spiegherò come fare e il metodo migliore per poter conservare i nostri funghi ipogei. A dopo. Bene cari amici, allora quello che ci servirà per poter comunque conservare il nostro tartufo, in questo caso, ok? Serviranno poche cosine. Il primo, un barattolo di vetro classico col suo coperchio, una spazzolina tipo quello da unghie, che servirà per pulire il nostro tartufo, e della semplicissima carta da cucina, tipo carta Scottex, carta comunissima. Adesso che abbiamo visto gli attrezzi che ci serviranno, vi spiegherò il sistema migliore per poterlo conservare. Allora, prendiamo il nostro tartufo, senza utilizzare l'acqua all'inizio, ci diamo una bella spazzolata in questa maniera a secco, da togliere la terra più grossa che ci rimane appiccicata. Dopodiché lo facciamo dentro la nostra carta da cucina, lo mettiamo dentro un barattolo, appoggiamo il nostro tappo, e dico appoggiamo, e lo mettiamo in frigo. Perché appoggiamo? Semplicemente per questo motivo. Il tartufo, quindi il nostro fungo, essendo composto soprattutto da tanta acqua, nei giorni a seguire nella conservazione tenderà a trasudare la sua acqua. La nostra carta che abbiamo utilizzato per avvolgerlo assorbirà l'acqua, e l'aria che filtrerà attraverso il tappo appoggiato tenderà a asciugare la carta, anche se noi in maniera costante una volta al giorno andremo a cambiare la nostra carta. Perché se noi andiamo a chiudere completamente il nostro tappo, la carta che assorbe praticamente l'acqua che trasuda al tartufo andrà a creare condensa sul vetro all'interno del barattolo. Queste creano delle micro goccioline che si andranno a depositare sul fondo, facendo sì che la carta e il nostro tartufo appoggiato sul fondo vengano bagnate, quindi assaliti dalle varie muffe, e chiaramente faranno andare a male il nostro tartufo. E quando lo dovete adoperare, chiaramente lo tirerete fuori dalla carta, dal barattolo, e sotto l'acqua corrente gli date una bella spazzolata da pulirlo bene completamente, quindi togliendo tutti i residui di terriccio che sono incastonate tra le varie verruche del peridio. E una volta fatto questo si asciuga bene con della carta da cucina, si lascia riposare una mezz'ora fuori dal frigo, in maniera che sia avvolto dalla carta che assorbe tutta l'acqua che abbiamo utilizzato per lavarlo. Dopodiché lo potremo consumare. Molti mi chiedono: ma Macinator, ma se io ho un pezzo grande e voglio solo adoperarne metà? Non faccio altro che tagliare con un coltello la metà del tartufo. La parte che non voglio utilizzare la avvolgerò dentro la carta da cucina, riponendolo di nuovo in frigo, mentre l'altra metà del tartufo che voglio adoperare non farò altro che prenderlo, spazzolarlo bene sotto l'acqua. Una volta spazzolato sotto l'acqua lo asciugheremo e faremo il procedimento che vi ho appena detto. Altri mi dicono, per esempio, la conservazione del tartufo io la faccio mettendola dentro il riso. Dentro il riso si mette solo e esclusivamente quando il nostro tartufo lo dobbiamo consumare il giorno dopo. Allora cosa faccio? Prendo il tartufo, lo spazzolo bene sotto l'acqua, lo asciugo bene in maniera da togliere qualsiasi tipo di sedimento di terra, lo metto dentro, una volta asciutto, dentro a un contenitore, e che poi andrò a chiudere pieno di riso, lo andrò a conservare in frigo, e l'indomani il nostro tartufo che aveva trasudato la sua acqua, il suo sapore, si sarà andato a impregnare nel riso, facendo sì che il nostro riso avrà già un sapore di sé di tartufo, che poi il tartufo andremo a affettarlo in cima crudo o grattugiarlo secondo la tipologia del nostro tartufo. Questo è un sistema per aromatizzare un riso, non per conservare.
anche perché comunque il tartufo, trasudando acqua, ha bisogno di qualcosa che veramente assorba bene. Questa non c'è niente di meglio della carta da cucina. Chiaramente la durata può variare in base diciamo, alla tipologia del tartufo. Chiaramente i tartufi di peridio sottile, tipo il bianchetto, il tuber borchi, oppure il tuber magnatum pico, che è il bianco pregiato, saranno più delicati, avranno una durata minore. Invece tutti gli altri tartufi neri, no? Tipo l'uncinatum, il melanosporum, che è il pregiato di Norcia, o il nero liscio e via dicendo, andranno chiaramente ad avere una durata più lunga, perché il loro peridio è molto molto più robusto e resistente, quindi avranno sicuramente una durata maggiore. Bene, direi che io concludo questo video molto corto, però tanto non c'è nient'altro da dire, però il sistema più corretto è questo, ve lo dico perché molti hanno escogitato 1000 modi diversi, ma meglio di questo sistema qui non c'è null'altro. Quindi se vi è piaciuto il video, mi raccomando, un bel like qua sotto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, il canale di Macinator, qui proprio in basso al video che state guardando. Se poi vi è piaciuto tanto, condividetelo nei vari social, e poi se avete dei dubbi o perplessità, mi raccomando, qua sotto commentate e fate le 1000 domande che volete, come fate sempre. Io cercherò nei video futuri di rispondere a tutti voi. Vi abbraccio, vi do appuntamento al prossimo video di funghi. Un saluto da Macinator, ciao da Fungomagia.